Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della forza, amici della Vergine. Può essere un momento dove dovrete fare delle scelte, dove c'è come, diciamo, la necessità di trovare il coraggio per avanzare in qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ah, mi dimentico sempre, c'è anche la promozione di luglio attiva, è la lettura semestrale. Allora, partiamo con un 8 di bastoni, il giudizio, il sole, la morte. Quanti arcani maggiori, ragazzi. 2 di spade, re di spade, re di pentacoli e appeso. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere, c'è un 2 di coppe sotto il mazzo. Andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, partiamo da questo 8 di bastoni, che potrebbe fare riferimento a qualche notizia che arriva, a qualche informazione, qualche chiacchiera, qualche discussione. Potrebbe essere una conversazione che potreste avere con questa regina di bastoni e che secondo me 7 di bastoni. Io credo che sia una conversazione che vi illuminerà. Nel senso che è come se vi mettesse in guardia, ho come questa sensazione, perché poi abbiamo anche la carta del giudizio. E quindi dopo questa notizia, questa informazione, per qualcuno potrebbe anche essere una persona che arriva da lontano, per dire. Con questo giudizio sento che è come se prendeste visione di qualche cosa che magari prima non riuscivate ad identificare, ad individuare. E comunque anche il giudizio è una carta di comunicazioni, di chiamata proprio. Sento che è come se dovesse arrivare una buona notizia. 8 di pentacoli. E 2 di, scusate, 5 di coppe. Allora, qua mi parlano di scopo di vita, l'ho proprio sentito, c'è la forza e il coraggio di buttarsi. Io credo che qui qualcuno possa aver perso il lavoro, possa aver ehm, perso qualche occasione con questo 5 di coppe, c'è stato un qualche cosa che magari non è andato come voi avreste voluto e qui è come se in questo periodo riusciste a capire, grazie a questa conversazione, il perché le cose sono andate così. E anche il sole è una carta di chiarezza mentale comunque, quindi secondo me vi si apriranno un po' gli occhi nella terza settimana di luglio. Qui abbiamo un 5 di bastoni, un 3 di spade e un 3
di pentacoli. È un po' come se riusciste a capire su chi potete contare, su chi è amico e chi no, con chi poter costruire e con chi no. Andiamo a vedere la morte, perché una volta che io capisco con chi sì e con chi no, c'è da fare selezione. Giustamente la morte ha la falce, quindi taglia. Allora qui abbiamo un re di pentacoli che avete già qui. Ruota della fortuna. Per qualcuno tutta questa situazione potrebbe fare riferimento semplicemente ad un ruolo che magari non vi appartiene più, potrebbe essere un ruolo lavorativo, potrebbe essere quello con cui voi vi identificate, mi dicono. Andiamo al 2 di spade. Sette di spade e 3 di coppe. C'è come qualche associazione qui strana che non vi torna. Potrebbe essere con qualche amicizia, ve lo dico, perché c'è il sole come carta base qua. O qualche amico, qualche amica si può fare viva dopo X tempo, perché comunque abbiamo il giudizio, quindi il tempo ne è passato. Però è come se ci fosse qualche cosa che qua non vi convince tanto. Il 2 di spade mi parla di dubbi, di perplessità, di cose che non tornano, probabilmente di una scelta da dover effettuare, però abbiamo anche un 7 di spade. Non lo so, sento che questo amico o amica potrebbe già avervi tradito in passato, perché qui abbiamo anche un 3 di coppe. Andiamo a vedere il re di spade. 9 di pentacoli e asso di bastoni. Potreste mettere le cose in regola, in riga, del tipo, sì, siamo amici, possiamo parlare di questo progetto, di questa cosa, ma sappi che per come ti sei comportato in passato, io sarò diverso, le mie regole sono altre, non mi fido più su X cosa. Potrebbero funzionare le cose tra di noi solo se accetti queste condizioni. Ecco, la sento un po' così con questo re di spade. Andiamo a vedere il re di denari, perché sento che questo re di denari fa riferimento al vostro prendere posizione. È come se foste più con i piedi per terra, più sicuri di voi stessi. Allora, non so qua se la regina di bastoni effettivamente potrebbe essere questa energia che non sentite da un po' e che torna e che potrebbe, con la quale potrebbe esserci questa chiacchiera da cui si sviluppa tutta la lettura, oppure se la regina di bastoni è qualcuno vicino a voi che semplicemente vi fa notare delle cose su una vostra situazione e può essere una situazione quotidiana. Se fosse una relazione che vivete nel quotidiano, un collega di lavoro, un amico, un'amica, un partner. Ed è come se vi facesse vedere un lato della medaglia che prima non si vedeva, perché qua poi c'è come questa chiarezza mentale e questa scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere l'appeso. È cavaliere di spade e 2 di pentacoli. Sento che sarete ben disposti a gestire questa relazione, determinati, però è anche vero che con la carta dell'appeso osserverete molto quali sono gli alti e bassi, cioè magari i momenti di serenità contro quelli di contrasto, piuttosto che i momenti dove si lavora poco con quelli che si lavora, ehm, con quelli dove si lavora molto. C'è un po' una fase osservativa con questo appeso. Sento che è come se queste nuove regole vi dessero la possibilità di avanzare, di andare avanti, rendendovi conto di
altre cose ancora che non riuscivate a vedere. Cioè qui c'è come un, ah sì, ok, vedo, o adesso che so questa persona, adesso lo sento più come un contatto, eh. Vi faccio uno spoiler per chi fosse in contatto zero. Sì, che sento che la persona potrebbe farsi sentire, o comunque magari non è l'altro, magari siete voi, però comunque c'è un riavvicinamento. Adesso chiusa parentesi, lo vediamo poi alla fine della lettura. Però è come un mese, scusate, un periodo, 15 giorni, 20, dove vi si rischiariranno fortemente le idee, comunicazione, vedo qualche cosa che prima non vedevo, mm, ho come quest'idea più chiara, più totale, se vogliamo, della cosa, so quali sono i cambi che devo fare, devo solo capire come e una volta che li faccio mi rendo conto che effettivamente c'erano cose che prima magari sottovalutavo e che adesso hanno bisogno come della loro attenzione. È come se rendendovi conto di quello che è il disegno più grande, poteste scoprire che effettivamente la collaborazione non è così male, che effettivamente ci sono dei punti di forza. È vero, non è neanche poi così tanto lineare perché terminiamo con un 2 di pentacoli, però che cosa lo è? La vita è una ruota, a volte si sale, a volte si scende, però qui si tratta con la carta della forza di trovare il coraggio di portare avanti questa situazione, questa relazione, questo progetto. Sì, dai, lo vedo un periodo positivo. Avrete le idee molto molto più chiare, saprete come fare, saprete cosa tagliare, che dinamiche cambiare. Qui avete due volte il Re di Pentacoli. Io ho come l'idea che sì, troverete una vostra stabilità in qualche modo in questa nuova visione che avrete. Allora, ragazzi, partiamo con i vari settori, dal lavoro e da chi è disoccupato. Eh, Dunque, faccio fatica a darvi buone notizie. Potrebbe esserci effettivamente qualche azienda che vi contatta, qualche azienda che magari anche qualche azienda nella quale avete già lavorato, vi devo dire, potrebbe esserci come un ricontatto effettivamente. Ehm, Però è più per un colloquio che per un reale inizio, ecco, potrei dirvi questo. Ma giustamente si sta andando verso agosto, le aziende chiudono, però vi dico che secondo me è in previsione di qualche cosa di futuro. Vi dico anche che potrebbero esserci ben due aziende che vi ricontattano o con le quali potreste dover fare dei colloqui e quindi dover un po' scegliere. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, mm, allora potrebbe arrivarvi qualche notizia che secondo me, o rendervi conto di qualche comportamento, o trovare qualche cosa sui social, che secondo me potrebbe aprirvi gli occhi su una persona specifica, su un vostro collega, su un vostro capo. Sento di dirvi questo. Le persone che pensate essere amiche nel lavoro forse non lo sono poi così tanto. Avete l'appeso alla fine, cercate di vedere anche l'altro lato della medaglia. Quando qualcuno vi dice qualche cosa, che cosa ne trae come vantaggio? Ve lo dice spensieratamente, spassionatamente perché vi vuole bene o perché ha un ritorno personale in qualche modo? Per le persone che sono autonome, mm, anche qui sento che arriverà una notizia per voi e ho come la sensazione che arriverà una notizia che potrebbe farvi star male.
Potrebbe essere con un collaboratore, se state collaborando, potrebbe essere con un dipendente, cioè una persona nella quale riponevate fiducia è come se vi deludesse in un certo modo. Potreste rendervi conto che questa persona vi... Guardate, io dico solo quello che sento, poi voi filtrate, come sempre, prendete sempre queste letture collettive con le pinze, ma ho la sensazione che alteri il bilancio e potreste accorgervene, non lo so. O comunque magari non è una persona molto abile con la gestione delle finanze, se fosse un socio o... Non lo so, c'è qualche cosa lì che se fosse un dipendente potrebbe rubare qualcosa, per esempio, c'è qualcosa di cui vi accorgerete che non vi farà piacere. E quindi secondo me qui rifisserete delle regole, la forza sento come il coraggio di dover prendere una decisione. Però io qui sento che metterete come dei paletti, delle regole, degli avvertimenti potrebbero essere. Mm. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo con le finanze. Allora, con i soldi devo dire che state abbastanza bene. Anzi, vi dico che qualcuno di voi potrebbe anche iniziare a pensare di investire più per il divertimento, ma anche per il futuro. Sì, vedo anche il futuro, ma più per un sano, come vi posso dire, amor proprio, cioè probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di sessioni di fisioterapia, potrebbe essere, qualcun altro la spa, un massaggio, semplicemente divertirsi piuttosto che qualche sport, non lo so, ho come la sensazione che sia un buon periodo per dedicarvi a voi stessi e per le persone che sono previdenti, diciamo così, ci potrebbe essere come l'iniziare a pensare a come posso investire questo denaro, su che cosa mi conviene puntare. Per quello che riguarda la parte progettuale, sento che c'è qualche cosa che deve cambiare, come se doveste prendere il coraggio di fare un passo in avanti e cambiare qualche cosa. Qualsiasi sia il progetto che voi abbiate, c'è come da riciclare qualcosa, come vi posso dire? O bisogna modificare il progetto originale, oppure se avete un nuovo progetto, ci può essere qualche pezzo di qualche vecchio progetto che può essere integrato con il nuovo. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, come vi dicevo all'inizio, io sento che c'è una persona vicino a voi, potrebbe essere un amico, un'amica, considerata la carta del sole, una persona con la quale c'è un sentimento di fiducia, di reciprocità, di affetto, che secondo me potrebbe deludervi in questo mese. No, in questo periodo, 15-20 giorni, fine luglio, inizio agosto. È come se qualcuno di voi potesse portarsi a casa un'amara sorpresa, che poi si risolve, però è come se cambiaste il modo di vedere le cose da qui in avanti. È come se foste più decisi a prendere voi in mano le cose. Mm. E fatemi sapere, ragazzi, spero che non sia niente di grave. Allora, parliamo di relazioni romantiche. Ehm, Se siete single e non avete proprio nessuno, allora, per qualcuno potrebbe esserci un contatto dal passato. Tenete presente che c'è anche Mercurio retrogrado e che quindi è facile che certe conoscenze, certi ex possano ritornare alla carica. Sta a ognuno di noi rispondere o non rispondere, o rispondere per educazione ma dire guarda non ce n'è più, in base a quello che volete voi.
Se non è un ex, però vi dico che, essendoci il giudizio, potrebbe essere una persona nuova con la quale avete già avuto qualche legame karmico in passato, in qualche vita precedente. Io ho la sensazione che sia una persona, in realtà è un tocca e fuggi. Cioè, la sensazione che ho è che questa persona entri nella vostra vita non tanto per costruire qualcosa, ma per illuminarvi su certe dinamiche, per illuminarvi su certe cose. Quindi mi dispiace per chi sta aspettando il grande amore, però non sento che questa possa essere una persona che resta, ma sì una persona che vi fa crescere a livello di anima. Per quello che riguarda le persone, che sono in una relazione, io sento che qui ci sono dei temi da ripristinare, delle dinamiche da cambiare. Mhmm, Ho come l'idea che dei temi debbano essere risolti, ci siano come delle sofferenze, dei dubbi, dei tradimenti, potrebbe anche essere per qualcuno, che non vi vanno giù. Avete bisogno di chiarire queste cose e sento che in questo periodo ritornerete alla carica, ritirerete fuori quei vecchi argomenti, troverete il coraggio, mi viene da dire, di affrontare certi temi un po' spinosi, perché è necessario, è necessario. Non ci sono, fatemi vedere un attimo. Non ci sono 5, c'è un 5 di bastoni però. Però non c'è il 5 di spade, quindi non sento che potreste litigare, anche perché con la carta dell'appeso c'è accettazione, c'è comprensione, c'è una nuova visione, c'è anche la compassione, c'è il perdono, quindi lo sento come un sistemare le cose in modo pacifico, ok? Per le persone che sono in una relazione indefinita, clandestina, senza etichetta, se è un po' che non vi vedete per difficoltà varie, mm, non lo so, a parte che ho la sensazione che per molti questa relazione sia legata al mondo lavorativo. Ehm, Sento come uno stop, comunque, ok? Cioè, nel senso, finendo con l'appeso, sento come se ci fosse un momento di pausa, vuoi per le ferie, vuoi perché state riflettendo, vuoi perché anche per voi sento questo tre di spade, quindi potrebbero esserci dei temi legati al passato da dover chiarire. È come se prendeste un momento per respirare e ridefiniste le regole. Qui c'è come un lavoro su voi stessi per capire da dove arrivano certi vostri atteggiamenti con questo 6 di spade, certe vostre reazioni, quali sono le ferite che vengono riaperte con le dinamiche che avete in questo momento col vostro o la vostra partner o persona di interesse. Sento che vedrete le cose da un altro punto di vista, sì, con la carta dell'appeso. Però ragazzi, se ve lo devo dire, tutte le dinamiche, cioè con questo 2 di pentacoli alla fine, sono sempre un po' saliscendi. È come se vecchi temi venissero affrontati, se trovaste il coraggio appunto di portarli a galla, però alla fine non si risolvesse molto, voi diventaste più comprensivi, però non si trova una reale soluzione, secondo me. Per chi fosse in silenzio stampa, come vi dicevo già all'inizio, c'è un risentirsi. Già meno probabile il rivedersi, perché comunque abbiamo un appeso alla fine, quindi non lo so. Raccontatemelo poi voi come andrà. Ok, oppure rimanete sintonizzati per vedere poi agosto. Ehm, Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Vediamo che cos'altro vi vogliono raccontare.
Carta numero 27, scambiarsi doni, e carta numero 29, respirare. Allora, qui parla dello scambiarsi, più che doni a me cade l'attenzione su questo scambio, come se mettesse l'accento sulla reciprocità. E poi abbiamo respirare, carta numero 29. È come se vi dicessero di prendere tempo, ma mi torna con quel appeso finale. Prendete tempo. È vero, probabilmente con questa forza avete bisogno di prendere il coraggio per effettuare una determinata scelta. Sento che per molti ha a che vedere con un movimento lavorativo. Credo che qualcuno di voi possa ricevere qualche notizia da un punto di vista lavorativo che vi lasci molto perplessi e ci sia come la necessità di fare una certa scelta. Amici della Vergine, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Per sostenere il canale potete mettere like, hype, iscrivervi al canale o condividere il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail. E per chi volesse farlo come autodidatta vi potete anche abbonare al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però la formazione è un po' più vasta in quella sezione perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrali, di kundalini, di comunicazione non verbale, insomma parlo di tanti temi che sono tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è suddivisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente queste due. Comunque, date un'occhiata. Detto questo, io vi auguro il meglio, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!